Dopo tanti, davvero tanti anni di utilizzo della suite Adobe per fotografia e videomaking, oggi ho ufficialmente deciso di disinstallare tutto per passare a delle alternative. Ragazzi, Adobe Photoshop, Lightroom, Illustrator e InDesign hanno ufficialmente, finalmente, un competitor ed è completamente gratuito. Parliamone dopo la sigla. Dunque, vi ricordate i vecchi Affinity Photo Designer e Publisher? Probabilmente se seguite questo mio canale da un po' di tempo, sì, perché ne abbiamo discusso anche animatamente in passato, ma qualora non doveste conoscerli o qualora non doveste seguirmi da tanto tempo, vi rinfresco velocemente, davvero in pochissimo tempo, la memoria. Si trattava di alcuni software della famiglia Affinity che puntavano a essere competitor di, per l'appunto, Photoshop, Lightroom, Illustrator e InDesign. Erano tre diversi software che sono stati recentemente acquisiti da Canva, sì, esattamente quel Canva, e sono stati uniti per creare un'app all-in-one, un'app unificata che ci permette di fare tutto ciò che ci permettevano di fare i software precedenti all'interno di un'unica app, senza mai uscire. E la cosa più interessante in tutto ciò è che Canva ha deciso di rendere questa applicazione unificata, che adesso si chiama semplicemente Affinity, gratuita. Lo so, sembra una follia, ma c'è un mini inghippo, ossia tutte le funzionalità più avanzate legate all'intelligenza artificiale sono comunque nascoste dietro paywall e necessitano di Canva Pro per funzionare. Però soltanto le funzionalità legate all'intelligenza artificiale. Tutto il resto, tutto ciò che potevamo fare con Photoshop, Lightroom, Illustrator e InDesign senza tener conto dell'intelligenza artificiale, qui può essere fatto gratuitamente. E quest'app funziona anche piuttosto bene, non lagga, è molto leggera, è molto veloce anche su macchine un po' più obsolete, un po' più vecchiotte, e soprattutto si tratta di un'app all-in-one, quindi si può fare tutto ciò di cui stiamo discutendo, quindi illustrazione, impaginazione, editing fotografico e sviluppo fotografico, senza mai uscire dall'applicazione. E queste due cose, il fatto che sia gratuita e il fatto che sia un'app unificata, sono davvero molto interessanti. Ma vediamo le varie cose che ci permette di fare, dividendole per scenari di utilizzo e per software che va a sostituire, così ne discutiamo più nel dettaglio. E partiamo dall'idea di sostituire Lightroom e Photoshop, quindi inizio parlando con i fotografi. Affinity Photo, ad oggi incluso nell'app unificata, è da sempre stato per noi fotografi un'ottima alternativa ad Adobe Lightroom. Si trattava di un'app molto leggera, di un software in realtà molto leggero, molto dinamico, che ci permetteva di fare tutto ciò che bisognava fare. Tutte le cose essenziali c'erano già. Bene, in questa nuova veste, quindi nella veste di un'applicazione unificata che include tutto quanto, riesce a essere anche meglio rispetto alla versione precedente e riesce senza ombra di dubbio e senza nessun problema, a mio avviso, a sostituire anche quasi completamente Adobe Photoshop, quindi non soltanto Adobe Lightroom. Per la fotografia, infatti, con la nuova Affinity possiamo fare di tutto, dall'apertura e lo sviluppo di file RAW, sia sviluppo di base, quindi esposizione, contrasto, luminosità, luci, ombre, temperatura, saturazione, tutte queste cose dello sviluppo base, le conoscete benissimo se siete fotografi o se avete mai sviluppato qualunque fotografia, fino a cosettine un po' più avanzate che però per i fotografi sono ormai necessarie, come l'utilizzo di curve, di texture, il poter lavorare su livelli, il poter utilizzare maschere di contrasto e di livello, il poter ritoccare la pelle, quindi andare a lisciare la pelle, rimuovere brufoli, rimuovere dettagli o addirittura rimuovere oggetti, esattamente come su Photoshop per l'appunto. Ovviamente arrivando da Lightroom e Photoshop è difficile abituarsi ad un layout completamente diverso, al fatto che gli strumenti siano spostati, anche se il layout è molto semplice da imparare, e la memoria muscolare ci giocherà brutti scherzi, soprattutto se avete utilizzato come me per tanti, davvero tanti anni la suite Adobe. Però vi garantisco, dopo averlo provato per un po' di giorni, ho aspettato un po' per fare questo video proprio per testarlo al meglio, che appena si ci fa l'abitudine può sostituire al 100% i due software di casa Adobe. E questa cosa è pazzesca, abbiamo aspettato per tanti anni un degno sostituto di Photoshop e guarda un po' se doveva venire Canva a darcelo. Canva! Quindi all'interno di questo nuovo Affinity abbiamo tutto
tranne le comodissime nuove funzionalità legate all'intelligenza artificiale di casa Adobe, come ad esempio il riempimento generativo. Bene, queste cosettine non ci sono, su Affinity c'è comunque la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare determinate cose, però come dicevo nell'introduzione, tutto ciò è nascosto dietro un paywall, quindi per utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno di Affinity bisogna avere un piano Canva Pro, che comunque costa diverse centinaia di euro, non è una spesina indifferente, ma ci permette di avere anche Canva Pro, quindi in realtà se fate parte di una piccola azienda o se siete content creator indipendenti, il gioco potrebbe valere la candela. Potrebbe aver senso fare un abbonamento a Canva Pro e avere tantissimi vantaggi in molti ambiti diversi. Però per adesso concentriamoci soltanto sulla versione free di Affinity, quindi senza l'utilizzo di intelligenza artificiale, e vi dico che ciò che manca è proprio qualche funzionalità un po' più avanzata come il riempimento generativo e altre cosettine legate all'intelligenza artificiale che ultimamente casa Adobe ha messo all'interno dei suoi software. Però voglio dire, per tanti anni abbiamo usato Photoshop e le altre applicazioni, gli altri software di casa Adobe senza l'utilizzo di intelligenza artificiale, siamo riusciti a fare lavori super professionali senza aver bisogno dell'IA. Sicuramente potremmo farcela anche oggi, è vero, siamo un po' più pigri e svogliati, però con un po' di impegno si può fare, ragazzi, soprattutto tenendo conto che tutto ciò senza l'utilizzo di IA è gratis. Inoltre, un altro fattore estremamente positivo che vorrei evidenziare prima di passare oltre e discutere delle altre cose che può fare è che Affinity può aprire senza nessun problema i file PSD, quindi i vostri progetti Photoshop. Di conseguenza, tutti i lavori che avete archiviato nel corso degli anni, se sono in formato PSD, possono essere aperti e modificati senza nessun problema. I vostri file, quindi, se deciderete di abbandonare Adobe, come ho deciso di fare io in questo periodo, per passare ad Affinity, sono al sicuro. Ma parliamo di sostituire Illustrator. Dunque, come voi saprete, o se ancora non lo sapete, ve lo dico, io sono un fotografo e videomaker, non un grafico. Quindi qui, a differenza del lato di sostituzione di Lightroom e Photoshop, non posso garantirvi che ci sia proprio tutto ciò di cui ha bisogno un grafico professionista, perché magari ci sono alcune funzionalità un po' più avanzate che io non conosco, non utilizzo. Però nel corso degli anni ho utilizzato per diletto sia Illustrator che InDesign. Di conseguenza posso tranquillamente dirvi cosa c'è all'interno di Affinity che c'è anche nei software da Adobe. Poi, se dovesse mancare qualche informazione nel mio video o se dovesse mancare qualche funzionalità in Affinity, scrivetemelo qui sotto nei commenti, discutiamone e magari sarete voi a farmi capire perché Illustrator o InDesign non siano completamente sostituibili. Per me, per come li utilizzo io, lo sono tranquillamente, anche perché comunque parliamo di Canva che ha acquisito Affinity, che dal punto di vista della grafica, per quanto sia odiato da tutti i grafici, è comunque un caposaldo da un bel po' di anni, è comunque un leader del settore da un bel po' di anni, insieme per l'appunto ad Adobe. Quindi se dovesse mancare qualcosina, evidenziatemelo voi, aiutatemi a rendere questo video molto più completo. Ci sentiamo qui sotto nei commenti. Ma adesso vi spiego cosa si può fare con Affinity dal punto di vista della grafica. Dunque, per la creazione di loghi o per il lavoro in vettoriale, Affinity presenta l'essenziale. Abbiamo il classico strumento penna, le operazioni boolean, le tracce, i riempimenti, i gradienti e anche l'export in SVG, PNG e PDF, quindi già pronti per il web o per la stampa. Inoltre, anche in questo caso il software è in grado di aprire e gestire senza nessun problema sia i file AI che i file EPS, quindi tutti i vostri progetti sono al sicuro e sono completamente modificabili da Affinity. Può farvi lavorare prettamente e completamente in vettoriale e presenta tante altre funzionalità di controllo e personalizzazione avanzate che io non ho utilizzato e non ho approfondito troppo perché mi sembravano troppo dentro il discorso dei grafici, cioè cose un po' più avanzate per la mia competenza in grafica, quindi magari potrebbero far piacere a voi grafici e di conseguenza vi consiglio di esplorare il software e farmi sapere se c'è qualcos'altro di figo che io non ho notato. Di contro, ovviamente, e questo probabilmente è un grande contro, però è colpa nostra che negli anni ci siamo completamente affidati e affiliati a casa Adobe, ovviamente abbandonando Lightroom abbandonerete anche Adobe Fonts e Creative Cloud, che sono molto utili nel lavoro del grafico o della grafica in generale. Ma comunque entrerete nell'ecosistema di Canva che, voglio dire, non è
per niente povero, si è arricchito molto nel corso degli anni. Infine parliamo della sostituzione di InDesign per quanto concerne l'impaginazione grafica di livello professionale. Qui ve lo dico senza mezzi termini, secondo me c'è tutto. Abbiamo l'impaginazione multipagina, gli stili di testo, la gestione d'immagine, i layout, la possibilità di gestire direttamente in visione tipografica ciò che abbiamo davanti, i limiti e tutto ciò che serve per impaginare con facilità e velocemente un file. Da questo punto di vista, secondo me, per come lo utilizzo io e per come impagino io solitamente documenti e altre cosette, Affinity ha davvero tutto, dalla creazione di un nuovo progetto all'export in PDF. Ma quindi vale la pena di provare questo nuovo Affinity? E a chi lo consiglio? Partiamo dalla prima domanda. Secondo me vale assolutamente la pena provarlo, per il semplice fatto che è gratuito, ragazzi, quindi non vi costa niente scaricarlo, installarlo, provarlo e capire se posso o no fare per voi e soprattutto per le vostre tasche. Poi, per dirvi più una mia opinione personale, secondo me, anche qui lo dico senza mezzi termini, siamo davanti a una rivoluzione. Questo è il primo vero competitor che possa essere all'altezza di Photoshop, Lightroom, InDesign e Illustrator a presentarsi come un software completamente gratuito. Ora, non so se sarà completamente gratuito anche in futuro o se il piano in abbonamento inizierà a limitare alcune funzioni per passarlo su potete utilizzare questa funzionalità soltanto se siete membri di Canva Pro, ma per adesso ciò che ci permette di fare all'interno del piano gratuito, ciò che ci permette di fare Affinity base è tutto ciò che serve per realizzare progetti e lavori che siano professionali. Quindi perché no? Perché non testarlo? Esattamente come in passato DaVinci Resolve si è presentato come un'ottima alternativa all-in-one a Premiere Pro e Audition, quest'oggi Affinity si presenta come un'ottima alternativa all-in-one a questi 4 software di casa Adobe. E a mio avviso la concorrenza che oggi stanno facendo Affinity e DaVinci Resolve rendono il pacchetto Adobe, la suite Adobe, l'intera Creative Cloud ormai esageratamente costosa, esageratamente esosa, perché spendendo molto di meno, anche tenendo conto di DaVinci Resolve Studio e di Affinity utilizzato con Canva Pro, si può fare di tutto. Poi, tenendo conto che la maggior parte delle cose si possono fare anche con DaVinci Resolve Free e Affinity gratuito, quindi senza spendere nemmeno un euro, beh, secondo me siamo davvero davanti a una rivoluzione che porterà molte persone ad avvicinarsi al mondo dei professionisti senza spendere un centesimo, nel bene e nel male. L'unica cosa della quale ho sentito la mancanza, a mio avviso, è la gestione di un catalogo multimediale come si può fare su Lightroom, però in questo caso, hey, Bridge è gratis, no? Quindi per il suo essere completamente gratuito, io lo consiglio a tutti voi. Io vi lascio il link qui sotto in descrizione per comodità. Voglio specificare che non si tratta di un video sponsorizzato, ma hey, Affinity, se vuoi collaborare con me, io sono qui. In caso, sappi che sono molto felice di utilizzare il tuo software e mi trovi qui. La mail commerciale è sempre in descrizione. No, però senza scherzare, non si tratta di un video sponsorizzato, semplicemente volevo consigliarvelo caldamente perché a mio avviso si tratta di un'ottima alternativa e senza spendere un centesimo. Oggi si può davvero lavorare in maniera professionale ed è ciò che sognavo da bambino quando avevo i programmini un po' pirata e dicevo oh che bello poter fare queste cose se solo questi software non costassero troppo per le mie tasche. Bene, oggi i ragazzini delle scuole medie, del liceo, ma anche gli universitari possono fare tutto, ma anche i professionisti, perché no, quelli che già lavorano possono fare tutto senza spendere un centesimo e questa cosa per me è oro. Questo video per oggi si conclude qui, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate di Affinity, fatemi sapere se l'avete già provato o se lo proverete. Qualora l'abbiate già provato voglio un feedback su come vi trovate, so che l'interfaccia è un po' strana, ci si deve abituare, si deve creare un flusso di lavoro completamente nuovo, la memoria muscolare è una brutta bestia ed è molto antipatica perché ci fa sentire scemi, ci fa sentire come se non sapessimo fare il nostro lavoro, però una volta che si supera questo enorme scoglio, che si scavalca questo muro, si può fare tutto. Fatemi sapere quindi la vostra, noi ci sentiamo in un prossimo video sempre su questo mio canale, sono molto curioso di leggere i vostri commenti, come al solito risponderò ai commenti più interessanti, ma vi leggo sempre tutti. Alla prossima ragazzi, grazie ancora per l'attenzione, bye bye!